Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina del tavola consiglia. Che ci abbiamo sul tavolo? Sembra un serpente. Sì, o capitone. Lo capitone, come dici te, è più cicciotto, e poi Sì. comunque un pesce di lago. Questo è un pesce di mare e si chiama pesce spatola. Pesce spatola? Pesce spatola perché, come vedete, è piatto, eccolo, vedete, è proprio piatto e largo, una spatolina. Questa è la spatolina. Sì. Allora, come lo andrò a fare? Io andrò a fare un piatto di mare e terra, diciamo, con praticamente le linguine fatte con il pesce spatola e il pesto a modo mio. Questo comunque quello alla genovese, non... Sì, è una sorta di pesto Sì, alla sì, no, genovese diciamo che però no. io frullo, invece poi dopo Era è soltanto per fatto... capire se era quello di zucchine, No, di no, 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 pistacchi, no. una sorta di Quello genovese. originale sappiamo tutti che si Così, sì, fa sì, col con il mortaio. mortaio, eccetera. Allora, detto ciò, che cosa dobbiamo fare? Vi dico gli ingredienti. Allora, un po' di pesto, anche se volete prendere quello già fatto non è un problema, uno spicchio d'aglio, un bicchiere di brodo di pesce, un pacco di linguine, sale, pepe e olio. Semplicissimo, proprio veloce, veloce, veloce. Una domanda. Sì, Il pesce spatola è un sì, pesce costoso, assolutamente no. quindi Eh, comunque è una ricetta anche a basso costo questa. Assolutamente sì. Molto bene. L'assolutamente rende tutto. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare in tranci la parte più cicciosa del pesce, quindi diciamo questa metà qua. Dipende poi comunque dai pesciotti, nel senso che E con l'altra che si fa? Si butta? assolutamente no, non si butta. Con quell'altro ci si possono fare altre cose, però per ora a me serve questa parte qua. Quindi sposto la tavolina, allungo il pesciotto e taglio qui. Scusate il rumore, Eh, ma il pesciotto non era d'accordo, quindi... questo volendo potete farlo anche con le patate, Bella idea. è buonissimo. Fate patate sotto, patate sopra, in crosta di patate è buonissimo, però come già faccio vedere nella ricetta del rombo, io le patate le scotto sempre un pochino prima perché sennò quelle sotto vengono sempre mollicce. Invece in questo modo, ripassate al forno, vengono comunque abbastanza croccantelle, va bene? Quindi questo lo tolgo. Era buonissimo anche il rombo in crosta di patate, in Quello effetti. dicevo. Sì, sì, no, mi ci hai fatto pensare. Te lo rifaccio, ok? E lo faccio in tanti trancetti, in questo modo. Ops. Eccolo qua. 4 persone, 4 trancetti. Ora prendiamo un pezzo di carta per pulire le mani. Scusate, ma non ce la posso fare. Allora, dicevo, prendiamo una padella, mi servirà anche il coperchio, mettiamo un po' d'olio, saranno più o meno 3 cucchiai, olio del gruppo Caro, ovviamente. Qui non manca mai, ragazzi. Guardate subito nell'info box, vi metto il sito gruppocaro.com, vi iscrivete alla newsletter e vi arriva il 15% di sconto per comprare i loro prodotti che sono da sturbo. Eccezionali, eccezionali, veramente. Io non lo abbandono più quest'olio. Assolutamente, neanch'io. Quindi andiamo sui fornelli a far soffriggere un pochino l'aglio e poi ci vediamo per gli altri ingredienti. Intanto abbiamo messo l'acqua a bollire. Togliamo l'aglio, adesso friggerà un po', ovviamente, e mettiamo il pesce. Ah, ma ora che ci penso, è in bianco comunque. Sì, perché dato che c'è qualcuno che non ama il pomodoro a pezzetti, Purtroppo succede. io ho modificato una mia ricetta che avevo fatto in passato perché, Bravissima. Così abbiamo potuto fare la ricetta. giusto, certo amore, Prego allora. grazie amore. Allora a questo punto che cosa facciamo? Mettiamo un pochino di pepe, io uso il bianco sempre, chi mi segue lo sa, ma voi potete mettere tutti i colori che volete. Quanto tempo devono stare per lato?
pochi minuti, ma non serve girarli. Ah. No, 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 no. Adesso metterò un po' di brodo e poi il coperchio. Quindi si cuoce nel brodo di pesce. Esatto. Ecco, mezzo bicchiere è più che sufficiente. La fiamma come deve essere? Il fornello quello medio? Il fornello medio a fiamma alta. Ok. Pochi minuti è cotto. 7, 8, 10 minuti al massimo. E allora ci vediamo fra 10 minuti. Ci vediamo tra 10 minuti. Allora, questo è quello che accadrà al pesce. Ok? Dopo 4-5 minuti che sta sul fuoco, diventerà così, si accartoccerà un pochino. Voi non lo girate, continuate la cottura in questo modo, perché a noi serve il pesce proprio sfaldato. Va bene? Volevo farvi vedere questo perché prima non ve l'avevo detto. Ora, a questo punto io cosa faccio? Tolgo il coperchio e lascio che il brodo si asciughi un pochino. A me non serve tanto brodo, perché comunque ci sarà poi il pesto, no? A condire anche il resto della pasta, però un pochino ci sta, perché comunque c'è anche quel sapore di pesce che ci serve per condirla. Quindi facciamo asciugare il nostro brodo e poi, lasciandone, calcolate, che ne so, un pochino, insomma un fondo di cottura ci deve essere, tanto ve lo faccio vedere, e ci rivediamo qua poi per condire la pasta. Questo è il liquido che deve rimanere, praticamente qualche cucchiaio. Adesso io che cosa farò? Lo toglierò, lo spinerò e poi mi servirà per condire il piatto insieme al pesto. Vado a mettere giù la pasta nel frattempo. A questo punto l'ho spinato, l'ho rimesso nel suo sughetto e vado ad aggiungere qualche cucchiaio di pesto. Io mi sono informato, lo conoscevo come pesce bandiera, il pesce spatola. Anche. Quindi terrò da parte un pochino di acqua di cottura della pasta, voilà. La vado a scolare piuttosto al dente e poi l'andrò a spadellare. Ci vediamo tra un attimo per la preparazione del piatto. È pronta! Guardate che meraviglia! C'è un profumo, ragazzi, tra pesto e pesce che vi posso assicurare che è fantastico. E poi fatta in pochissimi minuti. Sì, veramente, a parte che questo pesce è stata una scoperta, questo pesce spatola o bandiera, che dir si voglia. Eh sì. E adesso, eccola. Arriva la forchetta. Allora, prendiamo un po' di tutto, non la fogliolina del basilico perché sennò a noi, Poi secondo me le linguine ci stanno proprio non bene. gli piace. Qua. Che dici? Che meraviglia! Bene. Bravo a tavola consigli, ragazzi, iscrivetevi al canale, commentate, chiedeteci consigli e Tutto, fate insomma. anche critiche costruttive però, eh. Per favore, E sì. noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao ciao!